essere grande una camera da letto matrimoniale? È una camera da letto singola? Quanto deve essere alto il soffitto in un soggiorno? E quello in un bagno? Quanto devono essere grandi le finestre delle nostre stanze? Forse a qualcuno sembrerà strano, ma la risposta a tutte queste domande è scritta in una legge del 1975. La legge fissa alcune misure minime che gli ambienti delle nostre abitazioni devono assolutamente rispettare. In questo video capiremo con l'aiuto di un film come mai quasi 50 anni fa è stato emanato un provvedimento del genere. Dopo vedremo invece nel dettaglio ogni singola misura che la legge impone. Benvenuti sul canale di Architetto Digitale. Prima di cominciare vi consiglio di visitare il nostro sito dove troverete degli esempi di progettazione di interni e dei consigli molto utili per ristrutturare la vostra casa. Su questo canale invece potete iscrivervi e farci sapere nei commenti se avete dei suggerimenti o delle domande da fare. Io sarò felice di rispondervi presto. Mi capita spesso che dei clienti mi chiedano, ad esempio, di aggiungere una camera da letto in più nel loro appartamento. Purtroppo però la cosa non è sempre possibile, perché per essere a norma una camera da letto deve avere una metratura minima, e cioè una superficie minima, e non sempre nella casa sono disponibili i metri quadrati che occorrono per l'operazione. E poi una camera da letto non può essere cieca, ma deve avere anche una finestra, e anche la finestra deve avere una dimensione minima, perché deve assicurare alla stanza la giusta luce e il giusto ricambio d'aria. E anche qui non è detto che nella casa si trovi già una finestra in più delle dimensioni necessarie. Quindi quanto deve essere grande la camera e quanto la finestra? Diremo una per una tutte le regole dopo. Prima però dobbiamo capire bene il senso di questa legge e per farlo dobbiamo andare indietro nel tempo, precisamente agli anni 60. Per raccontare bene il clima che si respirava nel nostro paese in quel periodo faremo riferimento ad un bellissimo film, quello di Francesco Rosi, Le mani sulla città. Quest'opera è un capolavoro importantissimo per la storia del cinema italiano, perché inventa un genere, quello del film impegnato, il film di denuncia. Infatti, in questa pellicola il regista compie un atto d'accusa contro un tipo di abuso che stava esplodendo proprio in quel periodo, quello della speculazione edilizia. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E poi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato? Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70.000 e pure di più. Tutto dipende da noi. Il 5.000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. Le mani sulla città è un film del 1963, ma il tema è più che mai attuale ed è quello della collusione tra il mondo degli affari, dei cosiddetti palazzinari, e quello della politica. Un film che valse il Leone d'Oro a Francesco Rosi. Gli anni 60 sono quelli del boom economico, quelli del boom edilizio, gli anni del miracolo italiano. Negli anni 60 e 70 le nostre città cominciavano ad espandersi, ad allargarsi a dismisura. Puntavano palazzi dappertutto, anche dove davvero non era opportuno che nascessero delle abitazioni. I costruttori agivano in quel periodo in un campo senza regole ed erano liberi di costruire e vendere appartamenti anche poco abitabili o addirittura insalubri,
cioè privi dei minimi requisiti igienici per essere abitati. Molti cominciarono dunque a chiedere dei provvedimenti, delle norme per le abitazioni. E fu così che il Parlamento italiano iniziò ad emanare delle leggi, che sono ancora oggi dei veri e propri capisaldi per l'urbanistica e l'edilizia. Ma veniamo finalmente al nostro decreto. Il provvedimento che ci riguarda è un decreto ministeriale, porta la data del 5 luglio 1975 e ad emanarlo è il Ministro della Salute. Questo provvedimento venne preso per far sì che sul suolo italiano si costruissero degli appartamenti vivibili, abitabili, respirabili, se così possiamo dire. Si voleva evitare quindi che le persone vivessero in delle celle anguste, in dei buchi privi di luce e di aria. La legge stabilì che tutti i progetti che non rispettavano le regole di cui tra poco parleremo non avrebbero ottenuto dal comune la concessione edilizia, che oggi si chiama permesso di costruire, e quindi nemmeno l'abitabilità, che oggi si chiama agibilità. Ma vediamo nel dettaglio le singole disposizioni. Bene, questo è il testo del decreto pubblicato in Gazzetta. Il titolo dice testualmente che riguarda le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari delle nostre abitazioni. La prima misura minima che viene fissata nel testo è l'altezza. Il decreto dice che i nostri alloggi devono essere alti almeno 2,70 m. È una misura interna e quindi è quella che intercorre tra il pavimento e il soffitto. La cosa è facile da stabilire quando il soffitto è piano, come quando c'è un solaio, più complicata se il soffitto è inclinato, come quando c'è un tetto. In quest'ultimo caso si fa una media delle altezze, ma essendo appunto un procedimento un po' complesso che dipende dal tipo di falda, cercheremo di illustrarlo a parte in un prossimo video. Ora attenzione, perché alla regola dei 2,70 m di altezza ci sono due eccezioni. La prima è quella delle comunità montane. Le case in montagna infatti possono essere più basse ed è sufficiente un'altezza di 2,55 m. La seconda eccezione è quella dei locali come i bagni, i ripostigli, i corridoi, i disimpegni. Questi luoghi possono essere anche più bassi di 2,70 m e possono arrivare a 2,40 m. Dopo le altezze, il decreto fissa le superfici di alcune stanze, a partire dalle camere da letto. Le camere da letto vengono distinte a seconda del numero di persone che devono ospitare. Quindi le camere da letto per 2 persone devono essere di almeno 14 metri quadrati, mentre le camere da letto per una sola persona devono essere di almeno 9 metri quadrati. Per il decreto ogni casa deve avere un soggiorno e questa stanza deve essere di almeno 14 metri quadrati. Il decreto dà anche una misura minima per gli alloggi monostanza. Sarebbero gli appartamenti che oggi noi chiamiamo monolocali. Anche qui il decreto fa due distinzioni. Se i monolocali ospitano una sola persona, la superficie minima dell'alloggio deve essere almeno di 28 metri quadrati, mentre se l'alloggio deve ospitare 2 persone, la superficie deve essere di almeno 38 metri quadrati. Veniamo alle finestre. Tutte le stanze devono averne una. Ma quanto deve essere grande una finestra? La grandezza dipende dall'ampiezza della stanza e più una stanza è grande, più deve essere grande la finestra. La regola è questa.
la superficie di una finestra deve essere 1/8 della superficie del pavimento. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere una stanza che misura 4 metri per 2 metri e mezzo. Fanno 10 metri quadrati di pavimento. Dunque, ora per sapere quanto deve essere grande la finestra di questa stanza, devo applicare il rapporto di 1/8 e quindi farò 10 metri quadrati di pavimento diviso 8, ottengo 1,25. La superficie finestrata deve essere almeno di 1,25 metri quadrati. Quindi posso mettere ad esempio una finestra larga 1 metro e alta 1,25 m. Ma, come abbiamo visto prima, ci sono delle eccezioni e quindi alcuni ambienti della casa possono anche non avere la finestra. E infatti i bagni, i disimpegni, i corridoi, i ripostigli, i vaniscala possono anche essere ciechi. Però attenzione, nel solo caso del bagno, se il bagno non può avere una finestra per il ricambio d'aria, è obbligatorio installare un impianto di aspirazione meccanica. Questo è tutto per quanto riguarda il decreto che ha valenza nazionale. Dobbiamo dire poi che a livello locale i comuni hanno tutti un regolamento edilizio e alcuni di essi hanno delle deroghe alla legge che però generalmente riguardano soltanto le altezze minime. È il caso ad esempio del Comune di Milano. Scarichiamo il regolamento edilizio comunale di Milano dal sito del comune stesso. Eccolo qui, leggiamo e scopriamo che a Milano i locali vengono distinti in principali, accessori e di servizio. Ovviamente per locali principali si intendono sempre i soggiorni, le cucine e le camere da letto. Queste stanze devono avere sempre l'altezza di almeno 2,70 m. Per locali accessori a Milano si intendono i bagni, ma anche le stanze da studio e da hobbies. Devono avere l'altezza minima di 2,40 m. Mentre per locali di servizio a Milano vengono intesi i disimpegni, i corridoi ed anche i garage, e questi possono essere molto più bassi fino ad arrivare a raggiungere addirittura i 2,10 m di altezza minima. Per tutti coloro che vogliono approfondire vi consiglio di visitare il nostro sito che è www.architettodigitale.it. Bene, spero che tutto questo vi sia stato utile. A me non rimane che ringraziarvi per averci seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video.